Regola d'oro numero 4, ragazzi, la ripetizione. C'è un concetto che è stato introdotto da Hermann Ebbinghaus nel 1800, che è quello di curva della dimenticanza. Questo signore, che è considerato ad oggi il padre fondatore delle scienze della memoria, ha capito e ha studiato, usando se stesso, tra l'altro, e la sua famiglia come cavie, che circa il 40% di quello che leggiamo, di un contenuto che consumiamo, viene dimenticato dopo un'ora di tempo. E questa percentuale supera il 50% dopo 24 ore, ragazzi. Quindi la metà, più della metà di quello che studiamo, ce lo siamo dimenticati nel giro di 24 ore. Ok? È tantissimo se ci pensiamo, no? In realtà il nostro cervello funziona così perché se no tra 20 anni ci ricorderemmo ancora la lista della spesa che abbiamo fatto nel 1999, no? Sarebbe tragico, cioè esploderemmo, non vorremmo ricordarci così tanti dettagli, la gran parte dei quali sono in realtà inutili. Però sì, vogliamo ricordarci, ad esempio, come dire è una bella giornata in tedesco o in francese o in qualunque altra lingua. Ecco perché mi riaggancio al video sulla costanza, è fondamentale fare pratica tutti i giorni e ripetere. Ebbinghaus in realtà ha visto che se ripetiamo lo stesso materiale, quindi se ristudiamo qualcosa, allora è quasi come se rinnovassimo la nostra curva della dimenticanza. Iniziamo a dimenticare, ripetiamo, hop, iniziamo a dimenticare, ripetiamo, hop, iniziamo a dimenticare, ripetiamo. E ogni volta che ripetiamo la curva scende meno rapidamente, no? Quindi fa così, così, così. E diventa quasi piatta alla fine, che vuol dire che per dimenticare una cosa che abbiamo ripetuto tante volte ci vorranno degli anni. Ecco perché se non parliamo una lingua per anni, anche se la sappiamo bene, allora in qualche modo iniziamo a dimenticarla. Perché sì, la curva della dimenticanza diventa quasi piatta, ma in realtà esiste. Ed ecco perché, di nuovo riagganciandomi alla regola numero 3, che è la costanza, è fondamentale studiare tutti i giorni. Perché se dopo un giorno già abbiamo dimenticato il 50% di quello che abbiamo studiato, allora beh, se studiamo tutti i giorni e andiamo a ripetere quello che abbiamo studiato il giorno prima, ad esempio, stiamo rinnovando, stiamo rinfrescando nella nostra memoria tutti questi concetti nuovi che abbiamo appena imparato. Come fare però ripetizione? In generale io consiglio di rivedere più e più volte lo stesso materiale. Ad esempio, quello che faccio io col mio programma Membership sul podcast è fornire podcast più trascrizione, più traduzione di alcune parole. In questo modo una persona può ascoltare il podcast, può leggere il podcast, può ascoltare e leggere contemporaneamente. Ci sono un sacco di attività che si possono fare grazie alla combinazione tra trascrizione e podcast in formato audio. Se però ad esempio vi piace leggere un libro, potreste rileggere un libro, oppure vi guardate un video, potreste riguardarvi lo stesso video. Un podcast, riascoltate il podcast. Cerchiamo di ripetere più e più volte lo stesso materiale, di riutilizzare lo stesso materiale più volte. È spesso molto più utile fermarsi e riutilizzare lo stesso materiale che non continuare a usare materiale nuovo, materiale che è sempre diverso, perché diventa difficile poi che tutte queste parole che incontro per la prima volta e poi non vedo più rimangano in qualche modo memorizzate nel nostro cervello, diventa difficile ricordarle. In generale però, anziché ripassare il materiale, ad esempio, mettiamo che abbiamo imparato alcune parole nuove, anziché andare a rileggere le parole nuove che ho imparato a lezione, è molto più utile fare quello che in inglese si chiama recalling, ovvero cercare quasi di autotestarci. È come se ogni singolo giorno facciamo un piccolo esame e ci testiamo. So le parole? Non le so. Proviamo a nasconderle? Me le ricordo? Non me le ricordo. Ecco, questo aiuta tantissimo, ragazzi, aiuta molto di più, perché c'è uno sforzo attivo che è molto più grande.
è il concetto che in inglese viene chiamato desirable difficulty, quindi una, se vogliamo tradurlo in italiano, difficoltà desiderata. Quindi si tratta di trovare il punto che non è troppo difficile, ma non è neanche troppo semplice. Dobbiamo stare veramente lì dove quasi diventa frustrante, ma non deve esserlo. Se è frustrante, perdiamo la motivazione e non siamo più motivati. È la stessa roba se andiamo in palestra, ragazzi. Se andiamo in palestra, il nostro fitness trainer, il nostro coach ci dice: ma è inutile che fai 5 flessioni se non sei al limite. Però se fai più flessioni di quello che è il tuo limite massimo, ti fai male. Quindi cerca sempre di stare il più vicino possibile al limite senza farti male, ok? In questo caso ti fai male alla testa, nel senso che ti stanchi a studiare, no? Cioè, se ti sforzi troppo o diventa frustrante e quindi lasci perdere l'apprendimento, quindi questo è il rischio. Per fortuna non ti fai male, difficilmente puoi romperti una spalla studiando le lingue, però questa cosa è da tenere in considerazione. Per fare recalling ci sono diverse applicazioni, ad esempio come Anki, come Quizlet, o uno può usare delle flashcard anche cartacee, quindi ti crei delle flashcard su dei fogli di carta. Ho spiegato un po' come imparare nuovi vocaboli e come usare queste applicazioni nel video che ho fatto sui vocaboli nuovi in una lingua straniera, magari da You Know. Ora però passiamo subito alla regola d'oro numero 5 per imparare qualsiasi lingua, che è la variazione. Ragazzi, avanti col prossimo video.